Sono babà o bignè? Lulu, Dolci tipici siciliani. Prepariamoli insieme. iniziamo. Prepariamo la pasta asciù. 150 ml di acqua, 80 g di burro, un cucchiaino di zucchero, 6 grammi, un bel pizzico di sale. Appena scioglie il burro e appena bolle, buttiamo tutta la farina di colpo, 120 grammi. Buttiamo la farina, spengo e giro finché si forma una palla unica. Adesso riaccendo e faccio andare per 2-3 minuti finché non c'è uno sfrigolio in fondo alla pentola. Aggiungo un po' di vaniglia, un pizzico. Ecco qua, ci siamo. Lo senti? Si forma questa patina. Va bene così. L'impasto è tutto unico, quindi possiamo spegnere. Allarghiamo così raffredda un po' prima, ma già io comincio a mettere le uova, uno alla volta. Dovrebbero bastarne 3, ma vediamo man mano. Lo sbatto un po', così sarà più facile farlo amalgamare, e lo aggiungiamo. Ora possiamo usare il mestolo a mano, il frullino oppure la planetaria. Si può fare tutto a mano tranquillamente. Quindi un uovo e giriamo. Quando assorbirà questo aggiungiamo l'altro. Aspetta, ecco qua. Adesso possiamo aggiungere l'altro. Ne lasciamo un po', vediamo se serve tutto, lo aggiungeremo più in là. Sì, ci vuole anche l'altro. Quindi in totale 3 uova medie. Ok, ci siamo. Deve essere non troppo fluido e neanche troppo morbido, così. Mettiamo in una sacca a poche col beccuccio a stella grande. Se non vuoi usare la sacca a poche, puoi metterla col cucchiaio direttamente negli stampini.
Intanto accendo il forno. Stampini da babà oppure gli stampini da muffin, va bene pure. Imburriamo e infariniamo gli stampini. E li riempiamo per metà, non di più, cresceranno tanto. Con queste dosi ne vengono 10. Dispongo su una teglia da forno e in forno a 200 gradi statico, 190 ventilato per 10 minuti. Poi abbasso a 170 gradi e proseguo per altri 20-25 minuti almeno. Assicuratevi che siano belli gonfi e asciutti. A dopo! Se li vediamo belli colorati così e gonfi, possiamo spegnere, se no prolunghiamo per altri 5 minuti. Lasciamo raffreddare con lo sportello semiaperto senza toglierli dal forno. Devono raffreddare nel forno. Intanto monto la panna, 250 ml di panna. Questa è quella già dolce, ma se usi quella fresca puoi aggiungere lo zucchero. La metti in una sacca a poche con beccuccio stella o quello lungo, va bene lo stesso. E intanto li sforno perché sono raffreddati abbastanza. Vedi che non scendono giù. Dipende dalla cottura, quindi teneteli un minuto in più in forno piuttosto che in meno. Sono veramente uno spettacolo. Sembrano dei babà di pasta asciù. Voilà, si tolgono facilmente. Leggerissimi perché sono vuoti e asciutti. Vuoti e asciutti. Faccio un foro sotto. Guarda, vuoto, vuoto, vuoto. Una meraviglia. La pasta bignè per me è una delle migliori perché non è dolcissima, quindi si presta ad essere farcita in mille modi. E spariamo dentro la panna, abbondante, mi raccomando, anche se esce un po' fuori non fa niente. Se non amate la panna potete mettere crema pasticcera, crema al cioccolato, crema di ricotta, farli misti, così accontentiamo tutti. Ora vanno passati completamente nello zucchero a velo, non una spolverata, ma vanno proprio passati così, così si impregnano bene dappertutto. Eccolo qua, il Lulu è pronto, il primo. Vediamo se stanno in piedi. Sì, stanno anche in piedi. Babà, ops, Lulu pronti. Dai, sembrano davvero dei babà, di la verità. Andiamo al taglio.
Beh, che dire, se non meraviglioso. Adoro. Non te lo dico. Buonissimi. Il problema è che io faccio tutte cose che a me piacciono, quindi è difficile resistere. Diamo un tocco di colore visto che siamo nel periodo natalizio, quindi un ciuffettino di panna e delle ciliegine rosse. Sembrano delle pastarelle uscite dalla pasticceria. Lì costano tantissimo, a casa con poco, come hai visto, pochi ingredienti, facciamo dei bei dolci. Grazie per la visione come sempre, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis. Ciao ciao, al prossimo video, baci!